Buonasera amici, benvenuti a Benessere e Bellessere e qui con me come sempre Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, anche stasera un nuovo argomento, questa sera parleremo di Enneagramma e abbiamo qui con noi Luca Giorgetti. Ciao Luca, benvenuto! Ciao a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato. Grazie a te ovviamente Luca per aver accettato questo nostro invito per parlare di questo argomento che è molto particolare, molto affascinante e molto interessante. Allora, tu hai anche scritto un libro, Luca, che è Enneagramma, i 9 abitanti della Terra, correggimi se esatto, è corretto il titolo, ti ringrazio, a volte ho sempre Sì, paura è il di primo dei 3. Ecco, ok, sì. Poi magari se ci accenni anche gli altri i titoli degli altri libri. E tra l'altro edito con la Macros questo libro Sì. qua. Quindi ecco, e parli di questo enneagramma che ha delle origini, insomma, antiche direi, origini molto, molto lontane. Però prima di entrare nel merito dell'argomento vorrei insomma che dicessi 2 paroline su di te per farti conoscere dai nostri amici, chi ancora ovviamente non ti conosce. Certo. Innanzitutto mi piace pensare che mi occupo del pieno sviluppo della persona e dell'essere umano. Questo qui è un po' il mio obiettivo, anche con un chiaro rimando alla Costituzione italiana, sulla quale c'è tanto dibattito ultimamente. Per arrivare a questo pieno sviluppo della persona e dell'essere umano c'è da fare. C'è da fare perché abbiamo delle falle da un punto di vista educativo nella nostra quotidianità, in quello che possiamo trovare, se vogliamo, anche da un punto di vista istituzionale, poiché tante persone riescono ad essere preparate da un punto di vista magari tecnico, attraverso la formazione, ma quando si parla di preparare l'essere umano non solo alla vita sociale, ma alla vita interiore, alla vita di relazione, ecco che qui cascano gli asini. Quante persone possono dire di aver fatto delle ore di scuola a scuola di psicologia o ore dedicate alle relazioni, alla comunicazione, ma non esiste proprio tutto questo, oppure sta iniziando in certi punti sporadici qua e là. Ecco, per me l'enneagramma è stata veramente una porta enorme verso quella che è la dimensione che adesso potremmo definire spirituale, olistica. Io stavo per laurearmi in farmacia industriale, stavo completando la mia tesi sperimentale in chimica farmaceutica, quando davanti a questo cromatografo mi sono ritrovato a dire no, porca miseria, non è questo che voglio fare da grande, non è questa la strada che voglio percorrere. Eppure ancora lì non avevo un'opzione B, per cui in quel momento io ho visto il mio via da, cioè ho visto da che cosa volevo andare via, che era quella cosa lì, quella cosa del sterile legata alla vita da laboratorio, di ricerche che non avrebbero poi portato a chissà che cosa, perché insomma il mondo della ricerca mi aveva un po' deluso lì per lì. Però proprio in quel frangente è arrivato tra capo e collo questo strano strumento enneagramma che snobbavo molto. La mia fidanzata di allora, attuale moglie, era molto interessata a questa cosa. Io un po' per controllarla in quanto paladino della scienza ho detto ma in che cosa sei andata a infilare sta donna? E alla fine però ci sono rimasto invischiato io e devo dire che non ne sono ancora uscito perché è qualcosa di meraviglioso. L'enneagramma è uno strumento, vedremo, che serve a conoscere meglio se stessi e grazie a questo ha tantissime diramazioni possibili, perché quando entri nella conoscenza che potremmo definire più di natura esoterica, cioè la ricerca della verità, ecco, tu sai quando inizi, ma non è detto che tu sappia se e quando finirai. E allora, mentre io continuavo a fare il mio lavoro di farmacista, nel frattempo studiavo questo strumento, ho iniziato a fare conferenze, a mettere su un canale YouTube, ho provato più volte a cambiare lavoro, fino a quando non ce l'ho fatta, poi soprattutto in tempi recenti, quindi ci sono voluti 10 anni da quel momento di realizzazione prima di poter fare questo salto. Perché spendo del tempo su questo? Perché molte persone che conosco del mondo olistico hanno proprio questo struggimento. Vorrei passare dal mio solito lavoro di tutti i giorni, nella mia vita da dipendente o da lavoro che non mi soddisfa, e poter finalmente fare un salto verso, non so, fare l'operatore olistico, il naturopata, il counselor, o trova tu tutte le varianti possibili e immaginabili. Mi ritengo una testimonianza vivente di che questo passaggio è possibile farlo, ma non succede, almeno non nel mio caso, dall'oggi al domani.
occorre acquisire innanzitutto delle competenze, la mia è quella in continuo divenire legata all'enneagramma, del quale presto andremo a parlare. Guarda, grazie Luca per aver portato anche questa tua esperienza personale, perché effettivamente noi non abbiamo pazienza quando vogliamo cambiare qualcosa e vorremmo avere tutto subito. Infatti anch'io ovviamente sono passata da fare un lavoro a farne tutt'altro, che tra l'altro un lavoro che a me piaceva, quindi sono passata da un lavoro che mi piaceva a un altro che mi piaceva, quindi da questo lato io sono stata, diciamo, molto, molto fortunata, però mi rendo conto sì di quante persone, appunto come dici tu, vogliono cambiare, però vorrebbero farlo con uno schiocco di dita. Con uno schiocco di dita è possibile, però bisogna avere un coraggio molto, molto forte e quindi insomma diciamo che fare le cose gradualmente forse ci aiuta anche molto di più per capire anche se stiamo andando nella direzione che effettivamente ci piace. E allora io vorrei entrare adesso invece, Luca, nell'argomento proprio che ti appartiene appunto da tantissimo tempo. Innanzitutto, cos'è l'enneagramma e da dove deriva e perché i 9 abitanti della Terra? Beh, innanzitutto l'enneagramma è un simbolo, cioè una figura a 9 punte, un cerchio con delle righe stranissime in mezzo, che però sono ricavabili da un calcolo matematico. E le origini? Beh, chissà, di fatto non si sa ancora esattamente. Sappiamo solo che è entrato in auge a cavallo fra l'800 e il 900 in Europa, grazie agli insegnamenti di Gurdjieff, il quale fu un filosofo, maestro armeno, il quale studiò in giro per il mondo, pare si mosse dalla Persia all'Afghanistan, Egitto, per andare alla ricerca di una conoscenza perduta, perché non era soddisfatto di ciò che trovava nei paraggi e ispirato da questo suo padre cantastorie, il quale narrava di cose bellissime in giro per il mondo. E a un certo punto, all'inizio del Novecento, è arrivato in Europa, ha iniziato a insegnare in Russia, e dopo la sua fase russa, colpita dalla piena rivoluzione bolscevica, si è spostato, ha girato veramente il mondo, ha fatto... La sua storia è veramente affascinante, ma l'enneagramma per lui era questo emblema, una sintesi di quello che fu il suo insegnamento, che viene poi nominato anche Quarta Via, molto, molto citato di recente. Gurdjieff, anche Osho gli fa spesso riferimento, e molti degli autori moderni fanno riferimento a Gurdjieff. Questo per parlare del fatto che l'enneagramma ha, diciamo, lui come probabilmente capostipite dal punto di vista del nostro tempo moderno. Poi l'enneagramma che insegnava lui non aveva nulla a che fare con quello che è l'enneagramma delle personalità di cui tratta questo libro che ho scritto. Diciamo che quindi l'enneagramma è un simbolo che contiene due radici differenti. Una, questa da una radice più esoterica, spirituale, dall'insegnamento di Gurdjieff, e poi c'è una via più moderna che è partita a metà degli anni 50, di natura prettamente psicologica, che è originata in Centro America e Sud America, grazie a Oscar Ichazo, e Claudio Naranjo è un altro dei personaggi principali di questa epopea, e qui invece vengono trattati 9 caratteri. Quindi questo simbolo Gurdjieff lo utilizzava per varie ragioni, per studiare alcune delle leggi cosmiche, come la legge del 3, la legge del 7, dei salvavita incredibili per questi tempi così confusi. Sarebbe anche bello trovare l'occasione di parlare anche di questo, ma oggi rimaniamo su questi 9 abitanti della Terra, che sono fondamentalmente 9 tipi psicologici che sono stati catalogati dalla scuola dell'Arica Institute, presieduta da Oscar Ichazo, e queste 9 tipologie caratteriali sono quelle ricorrenti sul nostro pianeta, per cui potrai incontrare solo 9 tipi di persone. È chiaro che le maglie di questo sistema sono molto ampie, per cui ci sono delle notevoli differenze individuali fra anche persone che appartengono alla stessa tipologia, però determinati calli dolenti, determinate predisposizioni, determinate motivazioni di fondo sono ricorrenti. E quindi questo mi ha veramente affascinato. Ricordo ancora quando lessi la mia prima
volta. La mia tipologia caratteriale dissi, cavolo, qui qualcuno mi ha messo le telecamere, come fa sto qua che abita in Sud America a sapere tutte queste cose di me, anzi sapere più cose di me di quelle che so io. Quindi è stata veramente una rivelazione, da lì ho iniziato a scavare, è stato veramente un'avventura fantastica che ora sta continuando e non potevo tenermela per me. Ecco perché è nato quindi anche quel libro, il cui scopo è introdurre le persone a questo meraviglioso sistema di conoscenza. Un complimento che mi fecero fu: questo libro lo può capire anche un comodino, quindi questo mi fa molto piacere. E Ecco. questo lo confermo perché ricordo quando l'ho letto io che di Enneagramma ovviamente sì, avevo sentito parlare, sai, a grandi linee, queste cose qua, però quando lessi il tuo libro mi ricordo proprio che ebbi anch'io la stessa sensazione di dire: "Wow, c'ho capito qualcosa". Ecco, Meno male. quindi questo te lo confermo. Senti Luca, riusciamo a dire quali possono essere queste 9 personalità? Ovviamente, insomma, sinteticamente, giusto per creare un po' la curiosità, perché insomma conoscere l'Eneagramma ricordiamo anche che non è una questione di un corso di qualche ora, ma insomma ovviamente ci sono tanti aspetti, tante declinazioni che si intrecciano. Però, visto insomma che ci sono queste 9 personalità a cui si riferiscono tutti gli esseri umani, quali possono essere? E magari se possiamo dire 2 paroline per ognuna. Certo, ma innanzitutto voglio dire una cosa, l'enneatipo, cioè la tipologia caratteriale, non si calcola, quindi non è che nessuno può venirti a dire qual è la tua tipologia. Se qualcuno ti viene a dire qual è la tua tipologia, secondo me sta commettendo una piccola frode. Ognuno deve trovare la sua. Una volta che ne ha sentite raccontare, una volta che le ha studiate, una volta che ha incontrato altre persone che rappresentano quella tipologia lì e parlano di sé. Questo è il modo migliore per riconoscere la propria tipologia. Questo è il primo punto. Dopodiché, pensavo di fare anche questo Scusami Luca, quindi è bellissimo perché l'enneagramma, cioè non è qualcuno di esterno che ti dice chi sei, ma lo scopri tu. Esatto, è proprio così. Qualcuno di esterno ti presta la conoscenza, ti dà i dati, ti dà le informazioni, crea magari anche le condizioni più adatte affinché tu possa riconoscere qual è la tua tipologia. Questo succede quando ci sono soprattutto degli incontri, dei corsi dal vivo, quando senti parlare poi persone che raccontano di temi chiave legati alla propria tipologia e tu dici, cavolo, ma anch'io ho vissuto questa esperienza. Ci sono anche spesso e volentieri dei ricordi di infanzia comune tra persone che sono assolutamente sconosciute tra loro, ma che hanno in comune la tipologia. Quindi veramente si va a un livello estremamente profondo quando si parla della tipologia caratteriale dell'enneagramma. Sì. Bello. Quindi è bello perché comunque lo studio significa scoprire chi si è e non andare a scoprire chi sono gli altri in realtà. Quello viene inevitabile perché dopo c'è la fase, dopo aver acquisito le prime conoscenze, in cui dici, adesso inizio a dare i numeri. Cioè, dare i numeri inizio a pensare a mia zia, mia mamma, mio fratello, ai miei amici che tipi sono e canni continuamente e le persone iniziano ad odiarti perché stai iniziando ad etichettare gli altri. Questo è un rischio che bisogna contenere quanto più possibile proprio perché si va in una profondità micidiale. Ma proprio per darvi un assaggio di questo strumento volevo fare un piccolo gioco, cioè visto che chi ci segue magari ha sotto carta e penna potrebbe anche scriversi proprio 9 parole chiave per ognuna delle 9 tipologie, perché ci sono diversi livelli per riconoscere che l'enneagramma va a studiare. Uno dei livelli più in superficie, quelli che ci aiutano maggiormente a riconoscere quale può essere la nostra tipologia caratteriale, è rispondere alla domanda che cosa evito. E quindi ci sono cose che tutti quanti evitiamo, ma ne sono alcune che sono cardine, sono principali. Allora provo a dire, ad esempio, che cosa evita il tipo 1. Questi 9 tipi sono numerati, giusto per non dover dare nessun tipo di preconcetto a riguardo. E il tipo 1 evita su tutto ira e umiliazione. Il tipo 2 evita il bisogno e non è in contatto con i propri bisogni. Il tipo 3 evita l'insuccesso. Il tipo 4 evita l'ordinarietà. Il tipo 5 evita il vuoto, evita il ricatto.
evita l'invasione di spazi. Il 6 evita la trasgressione, il non essere adeguato rispetto a un contesto. Tipo 7 evita il dolore, evita la limitazione. Il tipo 8 evita la debolezza. E il tipo 9 evita il conflitto. Ecco, per ognuno magari di coloro che ci sta ascoltando, qualche parola ha risuonato di più, qualcun'altra ha risuonato di meno, ma già questa è una prima porta verso la comprensione dell'enneagramma e di qual è la sua portata. Il che cosa evito di ogni tipologia caratteriale, in genere, viene coperto, viene nascosto, viene reso socialmente accettabile da quella che chiamiamo autoimmagine. E quindi l'autoimmagine del tipo 1 è quella della persona precisa, perfezionista, che è sempre in guerra con se stessa verso i suoi alti ideali, quindi per questo che evita l'ira, perché quando uno ha delle esplosioni di ira è come se andasse in automatico in contrasto con se stesso, che è come se andasse in errore in qualche modo rispetto agli ideali che invece un 1 ha. La tipologia 2 ha come autoimmagine quella della persona utile, indispensabile nella vita di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 persone, e proprio in aiuto di questo non sente i propri bisogni. È chiaro che ciò che uno evita poi diventa anche la sua trappola, perché l'enneagramma è uno strumento evolutivo. Un tipo 3 che evita l'insuccesso come immagine dà quella della persona efficiente che cade sempre in piedi, che insomma non ne esce mai sconfitta. La tipologia 4 invece che evita l'ordinarietà come immagine dà quella della persona unica ed incompresa. La tipologia 5 invece che evita il vuoto e il ricatto come autoimmagine dà quella della persona informata, preparata. La tipologia 6 invece come autoimmagine ha quella della persona affidabile, della persona leale, che mantiene la parola, che è un membro sicuro e garantito di un gruppo. Tipologia 7 che evita il dolore, è quella personalità che è più, si considera creativa, brillante, entusiasta, talvolta forse un po' superficiale, poi andremo a vedere che ci sono dei lati ombra per ogni personalità. Per il tipo 8 che evita la debolezza, non può che essere la persona forte, che non può assolutamente cedere di un millimetro e che sa dove vuole andare. La tipologia 9 che evita il conflitto, quale ruolo socialmente accettabile assumerà? Quello della persona buona, che dove la metti sta e che è diplomatica. Bene, questi sono veramente dei primissimi input della superficie di quelle che sono le 9 tipologie caratteriali, ma sono sicuro che chi ci ascolta avrà iniziato a dire un po' questo, un po' quell'altro, ti sarà venuto in mente. Sì, perché comunque ogni spunto che dai iniziano a far riflettere, perché ovviamente anch'io ogni volta che ti sento parlare, anche nei video così, ovviamente sto lì e dico, aspetta, sta parlando di me? Sta parlando, cioè, è bello perché ti scopri, quindi no, anche chi magari dice no, ma io sto solo ascoltando e basta, in realtà gli si accende qualche lampadina così e poi magari consciamente o inconsciamente ci va a riflettere. Tu dicevi poco fa, Luca, che ci sono dei lati ombra e dei lati luce, come ovviamente insomma noi viviamo in questo paradigma duale, quindi la parte di luce e ombra esiste un po' dappertutto. Ovviamente poi noi dobbiamo essere in grado, correggimi se sbaglio, di, una volta comprese, di utilizzarli nella maniera corretta, nel caso insomma dovessero essere utilizzati. Quindi riusciamo a dire qualcosina anche su questo? Certo. Secondo me il contesto migliore nel quale si inserisce l'enneagramma delle personalità è quello dell'auto-osservazione. Chi è familiare con il lavoro su di sé sa che questo è lo strumento base del lavoro su di sé. Spesso e volentieri però che cosa succede? Che mi dicono di osservarmi ma non so esattamente che cosa osservare. E poi quando osservo le cose ho osservato una cosa X e non so darle un nome. L'enneagramma invece in questo è eccezionale perché ci sa aiutare. Per la nostra tipologia caratteriale sono descritte veramente tantissime cose. Io ho soltanto citato per adesso l'autoimmagine e ciò che si evita, che l'autoimmagine, se vogliamo, è un aspetto luce e ciò che si evita è un aspetto ombra. Ma anche qui bisogna capire di che cosa si tratta. Di fatto
l'enneagramma serve per riconoscere quelli che sono i condizionamenti che abbiamo ricevuto, quali sono i ruoli che noi ci siamo andati a ritagliare, nei quali ci siamo ritrovati, diciamo, confortevoli, e alla luce di questi, ecco che abbiamo ridotto il nostro spettro di azione e quindi la nostra percezione della vita è limitata. Quando invece impariamo che ci sono altre persone che vedono le cose in maniera completamente diversa da noi, questa è ad esempio una grande ricchezza. E diciamo che l'enneagramma distingue, come questo in comune anche con la quarta via di Gurdjieff, una dimensione legata alla personalità e una dimensione legata all'essenza. I 9 tipi, per quanto talvolta anche carini, rappresentano 9 diversi modelli di pilota automatico. Quindi qual è il cruccio qui? Cioè, devo cambiare il mio pilota automatico? In che cosa consiste il lavoro su di sé sull'enneagramma? Beh, innanzitutto sul riconoscere che questo pilota automatico c'è e coglierlo in fragrante, cioè proprio nel momento stesso in cui si sta manifestando, e dire, cavolo, questa cosa l'ho detta perché si è mosso dentro di me qualcosa di riconducibile alla mia tipologia. Giusto o sbagliato? Non mi importa, intanto lo osservo. E questa stessa cosa ripeterla migliaia di volte, mesi, anni. E poi a quel punto si arriva a un certo tipo di cambiamento, perché spesso si inizia a lavorare su di sé perché si hanno degli obiettivi, dei sogni, ma poi la domanda da farsi è: ma chi l'ha sognata sta cosa? L'ha sognata la mia natura essenziale? Oppure ho preso in prestito dai condizionamenti che ho ricevuto e ho buttato in avanti e sto inseguendo qualche cosa che non mi rappresenta? Questa è una domanda che dovremmo farci tutti ogni tanto. Cioè, sto inseguendo sogni miei o sto inseguendo i sogni degli altri? Beh, l'enneagramma in questo ci aiuta. Ci aiuta perché molto di ciò che facciamo è meccanico. C'è una strada che si può seguire per ogni tipologia, quindi ogni tipologia ha veramente il suo percorso evolutivo e viene rappresentato, diciamo, da 2 capisaldi. Uno è la passione dominante, cioè il peccato capitale di riferimento, verso quella che invece è la virtù di riferimento per ogni tipologia caratteriale. Siamo abituati a pensare ai 7 peccati capitali, ma in realtà nell'enneagramma ne contempliamo 9. Adesso non è il contesto in cui andiamo a discutere perché 7 non 9. Ci sono state delle decisioni a tavolino nella storia, decisioni anche politiche a riguardo, però teniamone buone 9. E quindi ognuno ha come promemoria per la propria vita, una volta che ha riconosciuto la propria tipologia caratteriale, un attento. Molto probabilmente nell'arco di questa vita tenderai ad inciampare proprio su quel peccato capitale lì, su quella passione lì. E la tua direzione, diciamo la tua bussola, la tua ispirazione quando devi prendere una decisione, sei indeciso, quando non sai come risolvere una questione, quando sei in un momento di stallo, ecco che arriva dal guardare verso quella che è la tua virtù. Quindi è facile pensare da questo punto di vista che abbiamo, come ho citato nella prima parte, una dimensione psicologica molto strutturata, molto articolata, e poi c'è anche una dimensione spirituale estremamente ricca. Queste 2 cose devono andare necessariamente di pari passo, sia quella psicologica che spirituale, altrimenti creiamo persone pericolose quando si fa solo una delle 2 cose. Sono assolutamente d'accordo, Luca, su quello che dici. Allora, tu hai nominato una parola per me chiave, che è passioni. Allora, in tutti i corsi motivazionali si dice: seguite le vostre passioni. Io quando ho letto il tuo libro, perché è lì che mi si è accesa in realtà la lampadina, che la passione invece è il peccato, il vizio, ok? Questo è. E ho detto, ma allora, quando noi seguiamo le nostre passioni, in realtà forse non stiamo seguendo i nostri obiettivi, stiamo seguendo degli impulsi primordiali, oppure quello che tu dicevi prima, una credenza che un sogno di qualcun altro sia invece il nostro. E a me ha fatto molto riflettere questa cosa, anche perché ovviamente quando io ho letto il tuo libro
facevo già corsi, cioè ero già formatrice, quindi anch'io spesso e volentieri dicevo seguite le vostre passioni, quando in realtà non dobbiamo seguire le nostre passioni, ma dobbiamo seguire i nostri talenti, le nostre virtù. Correggimi se sbaglio. Sì, è chiaro che qui c'è prima un discorso etimologico da fare. Passione qui viene intesa nell'enagramma come nell'accezione di passione di Cristo, cioè di un patimento da un punto di vista emozionale. Generalmente nella nostra vita noi soffriamo per le stesse ragioni, ma che cambiano aspetto continuamente. C'è chi si impunta sempre su, che ne so, questioni legate a relazioni, c'è chi si impunta sempre a questioni legate ai soldi, chi è legate al lavoro, chi è legate al consenso, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è altro che un segnale che là sotto c'è una qualità, un nostro callo dolente sul quale noi possiamo andare a gettare la luce. Ma finché qualcuno non ci dice, guarda, potresti anche vederlo da una prospettiva diversa, uno pensa di essere sempre nel giusto. Sono d'accordo su questo discorso che dici tu. I nostri talenti molto probabilmente hanno a che vedere con la nostra natura essenziale, mentre le nostre passioni potrebbero essere in realtà fonte di identificazione. Non sappiamo quanto noi siamo assorbiti, quanto di fatto questa cosa verso la quale stiamo anelando in realtà ci sta sciupando. Questa è una cosa estremamente soggettiva. Però, ecco, nell'accezione dell'enneagramma, passioni significa una condizione del nostro centro emozionale che non è adeguata. E qui c'è una doverosa specifica. Nell'enneagramma vengono individuate 3 tipi di intelligenze: quella mentale, quella emozionale e quella viscerale o dell'azione. 3 tipologie sono quelle che utilizzano principalmente il centro dell'azione e quindi rispondono alla domanda oppure hanno il cruccio continuo del che cosa faccio. Poi ci sono le personalità emozionali, il cui cruccio è piacerò, non piacerò, con chi lo faccio, con chi sto. E poi ci sono le personalità mentali, le quali hanno il grande punto interrogativo del come si fanno le cose, come si incastrano le cose tra di loro. E questo significa che ognuno di noi ha uno di questi 3 centri molto più sviluppato degli altri, anche se sviluppato non è la parola giusta. Più che altro si dovrebbe dire usa più che altro quel centro lì, ma non è detto che sia ugualmente sviluppato, anzi talvolta è su di giri a tal punto che non è neanche particolarmente efficiente. E uno degli scopi dell'enneagramma è quello di dire, cavolo, ma pensa a te, io vivo sempre nel fare, pensa a te, io vivo sempre nel sentire, io penso a te, vivo sempre nella mia testa. Lo scopo invece è quello di equilibrare queste 3 realtà, perché c'è una piccola promessa fatta fra parentesi, ed è riconducibile anche agli insegnamenti di Gurdjieff, che quando noi creiamo una sinergia, un equilibrio fra questi 3 centri, abbiamo poi accesso a quelli che vengono chiamati centri superiori. E i centri superiori sono qualcosa che ci collega con una dimensione superiore. E questi centri superiori pare siano perfettamente funzionanti, anche quelli inferiori non funzionando non riescono a recepire i messaggi che ci stanno mandando. Questo l'ho verificato veramente tante volte, ne posso portare testimonianza. Quindi quando parliamo di passioni, per chiudere la risposta alla tua domanda, dobbiamo immaginare la carrozza di Gurdjieff, immagine veramente ormai celebre, per cui il nostro centro intellettivo è rappresentato dal cocchiere, la nostra carrozza rappresenta invece il centro dell'azione, o il viscere, il corpo, mentre il nostro centro emozionale rappresenta il cavallo. Talvolta ci sono delle cose che ci piacciono così tanto, che ci appassionano così tanto, che catturano così tanto il nostro cavallo, che ci dimentichiamo poi che le altre 2 componenti hanno un ruolo anche loro e che soprattutto non sappiamo chi c'è sulla carrozza a comandarli questi 3. È questa la grande domanda e quelli sono i nostri condizionamenti. Chi c'è? C'è un padrone? C'è il nostro io con la I maiuscola? C'è il nostro sé? Oppure sulla carrozza ci sono tutta una serie di persone che ci giudicano, tutta una serie di aspettative, tutta una serie di convenzioni sociali di cui non sappiamo nulla? Bella domanda, a cui ognuno può dar risposta solo per se stesso. Quindi possiamo dire, Luca, che il riequilibrio di questi 3 centri in realtà può essere quello che Gurdjieff, appunto tornando a lui, definiva centro di gravità permanente?
È un elemento per arrivare a questo centro di gravità permanente. Ci sono diversi step da questo punto di vista e devo dire che gli ultimi 2 anni di attualità ci hanno dato una grande fotografia di che cosa è accaduto. È sufficiente osservare che tutte le persone che sono appassionate di spiritualità, nel 95% dei casi sono state assorbite da una polarità, delle due uniche polarità che in questo momento di attualità sono presenti, dopodiché cambiano ogni tanto le forme e quindi si tratta del pro o contro. Bene, tutti quelli che hanno preso la via del contro, molti di quelli che hanno preso la via del contro, ecco, stanno in questo momento cercando di sviluppare un centro di gravità permanente, hanno imparato a dire di no a qualche cosa che invece era un sostituto del loro proprio centro di gravità, ma ancora non hanno costituito quello che è il terzo polo tra queste due polarità, che è il proprio centro di gravità permanente. Ancora in tanti siamo troppo affascinati da quello che è contro. E quello che è contro semplicemente è la polarità opposta di quello che è pro. E noi non abbiamo libertà da questo contro, né da questo pro, proprio perché da un punto di vista emozionale noi siamo ancora imbrigliati, siamo ancora profondamente legati. Però ci sono delle possibilità di arrivare a questo terzo polo, basta conoscere la legge del 3, e nell'enneagramma è rappresentata dal triangolo. E quindi questo è uno strumento meraviglioso. La legge del 3 ci dice che ogni evento prevede la presenza di 3 forze, 2 manifeste, ben visibili, e la terza invece no, non è così facilmente individuabile. Occorre un atto di intenzionalità, occorre un po' di consapevolezza per riconoscerla. E quando ti siedi nella posizione del più o del meno, quindi in uno dei due poli, vedrai sempre la forza terza, quando la vedrai senza consapevolezza, come un surrogato della polarità opposta. Mi piace molto come hai spiegato la situazione attuale, Luca, perché secondo me hai toccato dei punti veramente chiave. Io a questo punto ne approfitto già di invitarti per una successiva puntata dove parleremo della legge del 3 e del 7 che a me affascinano tantissimo, sono sempre stati dei punti chiave, insomma, nella mia vita, e io credo che, come hai già accennato tu, possano dare tantissime risposte, ovviamente a livello di consapevolezza un po' a tutti quanti, però oggi parliamo dell'enneagramma e torniamo qua, anche se sono già tentata di andare verso quella direzione. Rimaniamo centrati. Esatto. Allora, prima di farti altre domande, io vorrei chiedere ovviamente a Marco se vuole intervenire, se ha qualcosa da chiederti, da considerare, perché sennò ovviamente io monopolizzo poi. Ma ci mancherebbe, è una bellissima monopolizzazione, quindi è un bellissimo monopolio, perché stavo seguendo con molto interesse. Ma io mi sono posto una domanda seguendo le ultime riflessioni che avete fatto, se la prima è sul discorso delle passioni e se possono essere confuse a volte o possono corrispondere con quelle che invece chiamiamo pulsioni. E quindi forse se questo equivoco poi può portare a qualche inconveniente, o se invece c'è una corrispondenza. No, è molto interessante ciò che dici, anzi sei già arrivato al livello B dell'enneagramma, perché di fatto l'enneagramma individua 9 tipologie caratteriali, ma in realtà negli ultimissimi studi, soprattutto di Claudio Naranjo, emerge che queste tipologie sono 27. Oddio, 27 iniziano a sembrare un po' tante. In realtà significa che ognuna delle 9 tipologie ha 3 cosiddetti sottotipi, quindi rimangono 9, ma ognuno di questi 3 ha delle sfaccettature diverse ed è proprio alla luce delle pulsioni di base prevalenti che vengono determinati questi sottotipi, e queste pulsioni sono legate a quelli che sono i nostri 3 istinti, quello di autoconservazione, quello di sessuale o di riproduzione e quello sociale. Quindi di fatto sì, esiste anche questo elemento qui, per cui non parliamo soltanto di tipologia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma per ognuna delle 9, tipo 1, parliamo del tipo 1 sociale, conservativo, sessuale. Idem per tutte le altre 8. E questo elemento delle pulsioni, diciamo così, di natura proprio animali, ecco, hanno un ruolo veramente
importante, perché rappresentano quella che è una delle nostre, da un punto di vista psicologico, preoccupazioni principali. Quindi ognuno di noi si può fare questa domanda: sono più preoccupato per il mio benessere, per ciò che concerne la mia sfera più intima, personale? Sono più invece preoccupato dalla relazione one-to-one, cioè dall'intensità di quelle che sono magari poche relazioni, oppure sono più interessato a quello che è un ambiente più esteso, quello che sono i gruppi? Ecco, è chiaro che dopo tutto questo assume delle sfumature diverse a seconda di quali sono le tipologie, perché già ci sono tipologie più contenute, ci sono tipologie più espansive, e quindi quando vai a mettere tutto questo nel mix, ecco, la cosa si complica e avremo bisogno di un weekend per E parlare. infatti questo poi penso risponda già alla seconda domanda che mi era frullata nella testa, ovvero sentendo appunto le varie categorie, tipologie, sono molto nette, quindi ci si può riconoscere naturalmente in una di queste in maniera anche abbastanza rapida, ma potrebbe succedere appunto di, che ne so, un aggressivo fissato per l'ordine, cioè di una sorta di mix. Penso a questo punto si vadano a declinare in queste sorte di Ma una tipologia sottospecie, diciamo. è una e basta. La tipologia è una e basta. Poi i sottotipi spesso, quando non vengono raccontati, le persone girano sull'enneagramma per anni, è una cosa normalissima, anche persone che conosco da vicino ci hanno messo degli anni per sedersi sulla propria tipologia, e io comunque non riuscivo a riconoscergliela, perché spesso succede che più sono vicine le persone, più fatica facciamo a capire come sono dal punto di vista caratteriale. Quindi a chi ci ascolta da casa faccio un invito: Perché prima abbiamo un portatelo su filtro voi. preesistente. Sì, esatto. E quindi sì, ci può volere del tempo, e poi soprattutto non siamo fatti con lo stampino. Però se vogliamo rendere utile questo strumento, possiamo prenderlo un po' come gioco e dire: vabbè, sì, potrebbe essere che la mia passione dominante sia l'invidia, potrebbe essere che la mia passione dominante sia l'accidia. E che declinazione ha nella mia vita? Perché questa passione dominante è quella che fa sì che noi prendiamo le decisioni drastiche, fondamentali, basilari della nostra vita alla luce di quell'energia lì, di quel substrato energetico basso, finché non gli portiamo un'attenzione. Quindi un metodo corretto potrebbe essere quello di fare un'analisi vera, ovviamente non non piacevole, ma vera, a prescindere, di quelli che sono stati i bivi o le vere svolte, decisioni importanti della nostra vita, per poi capire che magari abbiamo pensato di vivere una vita su uno di questi tipi, ma andando a analizzare quei bivi possiamo scoprire che forse si è Sì, manifestato qualcos'altro in quelle occasioni. sì, è possibile. Poi quando le persone approcciano l'enneagramma, l'ideale sarebbe che non avessero fatto nessun lavoro su di sé. Dopo un po' che un po' di lavoro lo fai, poi è anche più difficile riconoscere la propria tipologia, perché viene un po' sgrezzata, i punti, diciamo così, più critici sono stati un po' già osservati. Quindi l'ideale sarebbe pensare: come ero a 20 anni quando non ne sapevo niente di lavoro su di me, quando ero completamente così spontaneo, passatemi il termine. Ecco che quello già è un buon indicatore. E prima di 20 anni, se non ho ancora 20 anni, se non hai ancora 20 anni non è detto che ti serva già l'enneagramma. Prima lascia che la tua personalità si strutturi e poi c'è tempo per destrutturarla, perché è materiale buono, quella della destrutturazione della personalità, ci serve. Non abbiamo niente su cui poggiare un piede altrimenti per alzarci. Ma quindi, Luca, tu parli di 20 anni, quindi il discorso dei 21 anni che si faceva una volta per diventare adulti ha a che fare anche con questo discorso della strutturazione della personalità, secondo te, o era casuale questo aspetto? Non lo so, non c'ero quando si è decisa quella cosa, non c'ero. Però ti posso dire che per certi bambini è già evidente proprio dall'infanzia la tipologia. Per altri ci vuole più tempo. È ancora un mistero. Cioè, per qualcuno pare che la tipologia caratteriale si formi già nella pancia, per qualcun altro dopo. C'è grande ambito di discussione, però questo nel mio gergo è sbriciolare le briciole. Cioè non mi interessa, Certo. sinceramente. Mi piace avere a che Magari fare con delle persone che hanno delle domande
e vogliono trovare delle risposte. E qui L'enneagramma mi sorge la certo. domanda del secolo, Luca. Dipende tutto da qualcosa che è dentro di noi o comunque in questo percorso, diciamo, dei primi 20 anni, 21 anni di vita, possono accadere delle cose o possiamo entrare in contatto con delle persone che possono radicalmente mutare quello che poteva essere un tipo di partenza. Quindi uno parte in una maniera, ma poi è inserito in un contesto sociale, di vita o di altre persone, o ha degli accadimenti tali per cui questa cosa viene totalmente sconvolta e rivoluzionata. Mi viene da dire che è possibile, ma mi viene anche da dire facciamo finta che non sia possibile. Perché se iniziamo a darci questi escamotage, quando iniziamo a leggere queste tipologie o andiamo ai corsi, iniziamo a dire ah, ma fino a 15 anni ero così, ma prima ero cosà. Dopo diventa veramente un macello. No, in realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, la tipologia si vede già fin dall'infanzia, con gli occhi però dell'adulto. Poi non sappiamo se di fatto nell'infanzia si siano vissute proprio quelle cose che hanno determinato la nascita di quella tipologia lì. Però quando sei adulto hai quel certo tipo di lenti che faranno sì che tu darai principale attenzione a questo, a questo, a quest'altra cosa e vedrai che molto probabilmente hanno a che vedere con la tua tipologia caratteriale. Che cosa sia successo veramente nell'infanzia non lo sappiamo, perché ci manca proprio lo strumento fondamentale durante l'infanzia, perché è ancora in via di formazione, per poter fare questo genere di discorso, che è la personalità. Quando siamo bambini siamo pure essenza, dopodiché incontriamo tutta una serie di cose che vanno a sostituirsi alla nostra essenza, quindi le nostre reazioni non sono più spontanee. Quando il bambino impara a dire ciao, grazie, buongiorno, ciao, e non lo vuole dire davvero, stai facendo un atto educativo, certamente, ma la sua risposta primaria e essenziale in quel momento si sta sospendendo. Giusto o sbagliato? Semplicemente funziona così. Quando poi iniziamo a fare lavoro su di noi, ecco che possiamo di nuovo posizionarci nel terzo polo. Cioè, vedo che cosa c'è della mia personalità, vedo se è rimasto ancora qualcosa della mia essenza e mi pongo qua sopra a osservare dall'alto ciò che è propriamente mio, quindi essenza, e ciò che invece mio non è, personalità, qualcosa che ho preso dall'esterno. È un lavoro affascinante, infinito. Non abbiamo mai finito di conoscerci in realtà, anche perché, come dicevi tu, ovviamente poi basta qualcosa per farci cambiare. Poi più uno, lavora su di sé e più fa fatica anche poi a posizionarsi perché, "Oddio, adesso da che parte sono? Prima ero così, adesso sono così". E quindi io lo trovo particolarmente interessante, particolarmente affascinante comunque, tutto questo. Luca, dove si può arrivare quindi grazie all'enneagramma? Cioè, che bella domanda. Eh, Dipende dai propri scopi. Cioè, se hai uno scopo chiaro, l'enneagramma molto probabilmente ti può essere d'aiuto. Se questo scopo ha a che vedere con la consapevolezza, con l'evoluzione della coscienza, con lo sviluppo della tua natura essenziale, allora assolutamente sì. L'enneagramma ti torna utile. Da un lato, soprattutto perché ti ricorda quello che tu non sei e quanto spesso nella tua giornata tu non ci sei. Qui vengono a supporto tantissimo gli insegnamenti di Gurdjieff sul fatto che noi, insomma, ci piacerebbe tanto pensare di avere 1000 possibilità, 1000 libertà, ma poi quando ci diamo l'esercizio di passare sotto la porta sempre col piede sinistro, nell'arco della giornata ce ne ricorderemo forse mezza volta. Ecco. Quindi, Mezza volta quando ci va bene, Luca. Esatto, dopo una settimana ci si rivede e dice, oh, ma l'esercizio com'è andato? Ma quale esercizio? Ecco, dobbiamo ricordarci che da un punto di vista essenziale la nostra natura parte da quel livello lì, da uno stato di sonno della coscienza. E mentre noi non ci siamo, chi c'è? La personalità, le tipologie caratteriali. E quindi si tratta proprio di andare a studiare un nostro compagno di vita, che è sempre stato con noi, che però si è preso un po' troppi spazi, si è preso chi è al posto nostro. Quindi
Dove può portare l'enneagramma? La risposta è un mezzo per poter tornare ad essere più padroni di se stessi. Non sono ancora pienamente padrone di me stesso, non lo direi mai, ma diciamo che sono meno schiavo di prima, quindi questo lo posso testimoniare. È una domanda che una persona a me carissima avrebbe chiamato brevi cenni sull'universo, diciamo. Sì, Potrebbe esatto. arrivare ovunque. Sì. Beh, È interessante comunque anche questo aspetto che tu hai appena messo in luce, cioè non so in realtà dove sono esattamente in questo momento, cioè nella scala evolutiva, però so cosa mi sono lasciato alle spalle, e questo, anche essere consapevoli di ciò che ti sei lasciato alle spalle, secondo me è un grandissimo passo avanti. Quindi l'essere meno schiavi significa che, vedi, mi sono allontanato molto di più dalla prigione, diciamo così, quindi sono sulla via della liberazione. La cosa è molto... È così. È così. Noi abbiamo 3 magnifici sensori. Sono i nostri 3 centri. Come funziona il mio centro intellettivo? Come funziona il mio centro emozionale? Come è messo il mio corpo? E ogni giorno noi possiamo fare delle foto per capire com'è. E soprattutto da un punto di vista emozionale. Quando Ichazo strutturò l'enneagramma disse che l'elemento più importante è quello del centro emozionale, cioè della passione. Cioè, qual è la qualità dei nostri sentimenti? Qual è la qualità del nostro sentire oggi? E qui faccio l'ultima parentesi, prometto, su questo problema dell'attualità. Quanti in questi 2 anni si sono fatti friggere il proprio centro emozionale e sono tornati indietro, proprio perché non c'è stato un sufficiente desiderio di salvaguardare la propria condizione emozionale, che invece è fondamentale. Questo lavoro serve principalmente a questo, a vivere da un punto di vista emozionale a un livello superiore, dopodiché tutto il resto gli va dietro. Guarda Luca, hai toccato un tasto adesso, questo sull'attualità, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche stamattina al telefono con Marco, proprio è un aspetto che negli ultimi giorni abbiamo preso in considerazione molto, ci abbiamo riflettuto, in realtà sono 2 anni che ci riflettiamo, però negli ultimi giorni ci ha colpito particolarmente per tutta una serie anche di eventi poi che sono successi a livello ovviamente globale. Quindi sì, concordo ovviamente con te. È un aspetto che mi viene da pensare su questo discorso che il centro emozionale comunque è ciò da cui parte tutto. Beh, interessante, perché sotto altri aspetti, il centro emozionale, che è il centro cardiaco ovviamente, è quello che da cui parte il nostro campo magnetico, e il campo magnetico, quando è compatto, quando è integro, ovviamente ci permette di essere equilibrati emotivamente, e quindi anche riuscire poi a mettere in connessione il centro elettrico del cervello, il centro gravitazionale, diciamo, dell'intestino, o comunque dell'azione, come hai detto tu. Ed è interessante, appunto, ecco perché parte dall'emozione tutto questo, dalla passione, dall'emozione, poi insomma possiamo utilizzare i termini a seconda magari del contesto in cui siamo. Condividi questa cosa, Luca? Sì, è uno scopo più che una partenza. In genere la partenza è un innamoramento, esatto, da un punto di vista emozionale. Poi sono gli altri 2 che devono lavorare, testa e corpo, perché sono gli unici sui quali di fatto abbiamo un minimo di intenzionalità. Sui miei pensieri un minimo di intenzionalità riesco a mettercela, sui miei movimenti un minimo di intenzionalità riesco a mettercela, ma sui sentimenti è difficile riuscire a decidere quali sono i sentimenti che voglio provare. Quindi veramente il lavoro su di sé consiste proprio nel riuscire a creare delle condizioni tali per cui determinate sfere emozionali, passatemi questo termine, possano essere approcciate.
E per arrivare a questo, bisogna farne esperienza, perché finché noi siamo giù nella nostra fossa non lo sappiamo neanche quali sono le potenzialità, qual è il livello a cui il nostro centro emozionale può vivere. Noi vediamo delle persone per strada, pensiamo che siano tutti uguali, ma dentro uno ha la tempesta, l'altro c'è un paradiso. È chiaro che poi queste cose oscillano dall'oggi al domani, ma quello che noi chiamiamo centro di gravità, qual è? Quando è che diciamo dentro di noi, adesso riconosco di fatto di essere tornato in me? Quando è che diciamo sono tornato in me? Rispondendo a questa domanda possiamo cogliere un po' dove sta andando la nostra vita, dove è il perno, qual è l'ago della bilancia della nostra vita. Ecco, sono tornato in me quando sono triste, un po' disperato, oppure sono tornato in me quando sono carico, quando sono felice. Oppure tutte queste riesco a dire che tutte queste sono parte di me e riesco a cogliere che fanno parte del divenire. Avevo chiuso il microfono, scusa. No, sono considerazioni sempre molto, molto affascinanti e molto interessanti. Allora Luca, ci stiamo avviando verso la conclusione. Io ti chiedo due cose. Uno, se ci puoi ovviamente brevemente parlare anche degli altri libri e eventualmente dove le persone ti possono trovare se vogliono contattarti. Sì, il secondo libro, da un punto di vista temporale, si chiama L'allineamento, incontri ed esperienze di confine. Di fatto è un resoconto degli incontri che ho avuto con i miei maestri, e quindi ha una forma autobiografica di dialoghi. Naturalmente ho scelto quelli che potrebbero essere utili anche al lettore, che non siano esclusivamente rivolti a me. Mentre il terzo si chiama Enneagramma, una porta sull'essere, ed è chiamiamolo così, il secondo livello dell'Enneagramma, i 9 abitanti della Terra. Il primo, di fatto, Enneagramma, i 9 abitanti della Terra, è un manuale base per conoscere meglio l'Enneagramma e quindi anche da andare a sfogliare nel tempo. All'interno ci sono 2 test, è molto curioso, ci sono anche delle storie divertenti per alleggerire il tutto, ci sono come sono i tipi nelle relazioni, ci sono i punti di crescita, come andare a lavorare sulla propria tipologia caratteriale, oltre che com'è la descrizione della tipologia per capirla meglio. C'è anche come sono i vari tipi fra di loro in un contesto magari di gruppo. Dopodiché, invece, nel secondo libro, sempre sull'Enneagramma, Enneagramma una porta sull'essere, ho cercato di fare un po' di cerniera tra quelli che sono gli insegnamenti di Gurdjieff e l'Enneagramma delle personalità, perché insieme veramente danno il massimo, e quindi diventa più un libro di pratica di lavoro su di sé. Quindi ho individuato diversi livelli di sviluppo nel quale ognuno può riconoscersi e quindi di conseguenza vedere quali sono magari le cose più importanti per lui in quel momento, alla luce delle tipologie caratteriali. Per avere maggiori informazioni su di me basta andare sul mio sito, che è lucagiorgetti.com. Ok, e poi tu hai anche un canale YouTube. Brava, stavo per dirlo, c'è un canale YouTube dove con una certa regolarità carico dei video, soprattutto legati all'Enneagramma, un po' per mantenere viva l'attenzione, un po' perché mi piace questa forma di divulgazione. Ecco, quindi noi diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori che poi in descrizione del video troveranno poi tutte le indicazioni. E volevo anche dire che il secondo libro che hai scritto, quello autobiografico, io l'ho trovato particolarmente interessante, bello, perché solitamente quando si parla di se stessi si riesce a trasmettere veramente una parte emozionale, e si riesce proprio a portare il lettore a vivere una parte, non tutto ovviamente perché è sempre individuale quello che si è vissuto, però si riesce a portare il lettore all'interno di quel contesto, e tu questo sei riuscito a farlo molto bene, devo dire la verità, almeno insomma per quanto mi riguarda mi ha colpito proprio anche il modo con cui hai narrato queste tue esperienze. Allora, siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi io come al solito chiedo a Marco se ha un'ultima domanda da fare, un'ultima considerazione da fare.
Anche altre 12, ma non so poi dove andiamo a finire perché no, a me aveva colpito soprattutto una parte dove si era citato un po' quelli che possono essere riassunti nei cambiamenti che ognuno di noi fa nella nostra vita. Io personalmente le persone più interessanti e belle che ho conosciuto sono state proprio quelle che sono stati capaci durante tutta la vita di essere tutto il contrario di tutto, quindi hanno provato un po' qualsiasi cosa, sono un po' fuori da ogni tipo di schema. E quindi la domanda che sorge spontanea, a questo punto provo a riassumerla in una domanda bipolare, se è possibile fare una mutazione a step della propria vita vera, o se questo rende molto più difficile poi quel tipo di lavoro, perché vuol dire inserire una serie di maschere una sull'altra che poi a ritroso, fino a dover tornare bambini, ora che uno le toglie tutte per capire veramente la famosa domanda: ma io alla fine quindi chi sono? Visto che sono stato tutto il contrario di tutto, ma alla fine chi sono davvero? O se questo invece, al contrario dell'apparenza, che come dicevo prima, di solito distingue le persone più interessanti, può essere veramente una spada di Damocle, cioè un'arma. Beh, è una bella domanda. Provo a rispondere per esperienza personale. Prima di conoscere questo sistema, la mia vita era molto più sterile. Adesso so che sto vivendo la mia vita. Dopodiché ogni tanto inciampo sulla mia personalità, inciampo sulla passione dominante, inciampo su delle caratteristiche della tipologia caratteriale, e quello mi serve per dire: ah, cazzarola, guarda, ho rischiato di inciampare di nuovo lì, ho rischiato di fare ancora quella cosa, lì ho fatto un errore. E vabbè, succede, errare, ci sta anche. Però se sento che sto aggiungendo vita ai miei anni, allora la strada è quella giusta e non ci può essere nessun sistema di conoscenza, nessuno strumento che può venirti a mettere il bastone tra le ruote. Chiarissimo. Grazie a Luca. Allora, Luca, io ti chiedo un pensiero finale per salutare i nostri amici. Un pensiero finale. Beh, proprio perché mi hai chiesto un pensiero, mi sento di dire questo. Prova a pensare come sarebbe fare l'opposto di quello che pensi sia giusto e quanto in profondità riesci ad andare nel comprendere le ragioni di ciò che tu consideri opposto. Direi una bella considerazione finale che ci lascia riflettere moltissimo, quindi grazie Luca. Grazie a voi. Allora, io ringrazio ovviamente tutti i nostri amici che sono qua ad ascoltarci, anche coloro che ci ascolteranno poi successivamente. E come sempre ovviamente ringrazio i 3 canali YouTube che collaborano per questa rubrica, quindi MRTV Italia, Border Nights e il canale Serena Pattaro. Quindi grazie di cuore a tutti quanti. Quindi Luca, grazie davvero di essere stato con noi stasera e di averci dato tutti questi spunti di riflessione. Grazie a Marco, grazie a Marco come sempre per essere qui con me. Il microfono. Hai ragione anche tu. Grazie a te Serena e grazie a Luca, è stato un piacere fare la sua conoscenza e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Bene, allora buona serata a tutti quanti e Marco, sigla.